Maestro, voglio parlarti. Per favore. Questo è molto importante. Possiamo parlare? Buongiorno, Kevin. Ovviamente. Dimmi. Quello che è successo? Beh, non ho potuto fare i compiti perché non avevo tempo per leggere il libro. Mi dispiace. Non hai avuto tempo per fare i compiti o non volevi farli? Beh, in effetti, ho letto il libro, ma non sono riuscito a capire nulla. È difficile. Vedo. Ma devi farlo. Ricorda che anche la capacità di leggere è molto importante. Sì, probabilmente. Ma non posso farlo. Non mi piace leggere e quando ci provo non capisco. Potresti aiutarmi? Insegnant? Come posso leggere in italiano? Come posso capire quando leggo? Non preoccuparti. Ti aiuterò in questo. Ti dirò come migliorare le tue capacità di lettura. Sul serio? Grazie mille, insegnante. Prometto che ti ascolterò. La comprensione della lettura o la capacità di comprendere ciò che leggi è un'abilità chiave che dovrebbe essere allenata. Perché? Per assicurarti di comprendere le parole sulle pagine ogni volta che leggi un libro italiano. Anche se leggere di più è un modo per migliorare la tua comprensione, ci sono suggerimenti e metodi che puoi implementare per rendere la tua lettura più efficace. Ad esempio, dedica un momento speciale alla lettura. Ciò significa riservare un momento privilegiato alla lettura senza il rischio di essere interrotti. Dovresti provare a dedicare almeno alcuni minuti ogni giorno alla lettura mirata. Dipenderà dalla tua routine. Fai questo. Trova un posto tranquillo e confortevole con un'illuminazione intensa dove sederti. Può essere la tua camera da letto. Prima di sederti prepara tutto ciò di cui potresti aver bisogno, come una penna, un taccuino e qualcosa da bere. Quello che faccio sempre, ad esempio, è porto una bottiglia d'acqua ogni volta che inizio a leggere. O uno spuntino. In questo modo non devo preoccuparmi di andare in cucina a portare qualcosa. Decidi per quanto tempo leggere. Questo è molto importante. Non puoi iniziare a leggere finché non ti annoi. Voglio dire, puoi, ma è meglio decidere quanti minuti o ore leggere. Questo ti aiuterà a organizzare meglio il tuo tempo. So che devi lavorare, quindi una routine di studio ti aiuterà molto. Metti tutti i tuoi dispositivi elettronici in modalità silenziosa o spegnili e mettili via. Includa il tuo cellulare. Adesso ti starai chiedendo: ma professoressa, perché devo fare tutte queste cose solo per iniziare a leggere? Non è meglio aprire un libro e iniziare a leggere? Beh, forse è per questo che non capisci quando leggi. Se leggi nella tua lingua, forse può funzionare, ma ricorda che stai imparando una nuova lingua. Quindi, se hai un processo specifico per esercitarti nella lettura, il tuo cervello saprà quando stai per lavorare sulla tua comprensione. Di conseguenza, sarai più concentrato prima ancora di iniziare. Questo è qualcosa che molti studenti non capiscono. Almeno provaci, per favore.
Cos'altro? Utilizzare un buon dizionario. Anche molto importante. Se sei uno studente principiante, scegli un dizionario che traduca le parole nella tua lingua madre. Esistono anche dizionari per studenti che spiegano le parole utilizzando termini semplici. Naturalmente puoi anche utilizzare il traduttore di Google. Per gli studenti più avanzati consiglio. Utilizzando un dizionario monolingue che abbia definizioni solo in italiano senza traduzioni. Questi dizionari ti costringono a pensare in italiano piuttosto che fare affidamento sulla tua lingua madre. Ora, solo perché trovi un buon dizionario non significa che dovresti cercare ogni singola nuova parola. Utilizza indizi contestuali. Usare gli indizi contestuali significa cercare di capire una nuova parola, guardando cosa c'è intorno. Ad esempio, se sei bloccato su una parola che non conosci, prova a guardare l'intera frase per avere un suggerimento su cosa significa. Capisci? Non fermarti a cercare ogni nuova parola. È più difficile concentrarsi sulla lettura se continui a interromperla. Puoi scrivere la parola e cercarla più tardi. Cerca una parola solo se ne è priva. Non puoi capire cosa stai leggendo. Ti aiuterà a migliorare molto le tue capacità di lettura. Ora, quando scegli i libri e altri testi da leggere, tieni a mente due cose. Primo, cosa ti interessa e secondo, il tuo livello di lettura. Non dimenticarlo. Ogni volta che puoi, dovresti leggere cose che ti piacciono. Dovresti anche scegliere i libri che sono ad un livello italiano appena superiore a quello con cui ti trovi più a tuo agio. Perché? Vuoi metterti alla prova abbastanza da imparare cose nuove, ma non così tanto da sentirti frustrato dalla lettura. Per avere un'idea generale del tuo livello di lettura, i principianti dovrebbero leggere dialoghi, brevi letture su argomenti comuni o libri per bambini. Gli studenti di livello intermedio possono leggere testi più lunghi, articoli di cronaca e romanzi popolari con un linguaggio più semplice. Gli studenti avanzati possono leggere quasi tutto, ma dovrebbe avvicinarsi con cautela ad alcuni classici della letteratura come le opere di Shakespeare. Adesso mi dirai, ma maestro, non ho soldi per comprare libri, articoli e queste cose. Amico mio, non hai bisogno di comprare nulla. Ci sono molte risorse su internet. Basta cercarli. Ora, qualcosa che ha funzionato molto bene per me, perché non abbiamo molto tempo adesso, è: non è necessario leggere sempre un libro. Voglio dire, la lettura è ovunque siamo. Quando sei sull'autobus puoi leggere i biglietti o questi pannelli pubblicitari. Ce ne sono molti fuori. E molti di loro sono in italiano. Oppure puoi leggere le istruzioni per l'uso dello shampoo. Di solito li mettono in diverse lingue. Oppure puoi andare online e leggere le notizie in italiano. Naturalmente, su qualcosa che ti interessa. Sport, film, mondo.
Fai sia letture intensive che approfondite. La lettura intensiva è quando cerchi di capire ogni parola sulla pagina. E leggere estensivamente significa semplicemente leggere con disinvoltura tutto ciò che vedi in italiano. Fateli entrambi e sono sicuro che migliorerai le tue capacità di lettura dell'italiano. Grazie maestro. Mi hai aiutato molto. Ora, riguardo alla scrittura, voglio migliorarlo. Aspetta. Ho altri suggerimenti su come migliorare le tue capacità di lettura. Ma anche scrivere è molto importante. Ebbene, farà affidamento sui nostri abbonati. Lo decideranno loro. Il prossimo video sarebbe: altri suggerimenti per leggere in italiano o come migliorare le tue capacità di scrittura. Fatemelo sapere nei commenti. E se il video ti è piaciuto, non dimenticare di mettere mi piace.